Ciao a tutti amici, ecco qui Franco Aversa, tutto per voi. Oggi andiamo a vedere un effetto simpatico con pochi nodi in Fusion. Ho scaricato da Envato Element, che vi invito a visitare e se vi interessa abbonarvi, questa grafica della Terra così in volo. Ecco, usiamo questa immagine come esempio. Quindi dalla clip direttamente video, ma si può eventualmente fare anche da una New Fusion Composition, andiamo in Fusion. L'effetto sarà quello di far apparire la nostra immagine con delle piastrelle che vanno velocemente a comporre questa immagine e mantengono anche un reticolo. Può servire per un intro, per un background o comunque anche per una transizione. Quindi lasciamo pure il nostro media qui, sganciamolo un attimino e andiamo a prendere un rettangolo. Nel mio caso ora lo farò con un rettangolo. Andiamo a visualizzare premendo 1 questo rettangolo e lo vado a trasformare più in un quadrato, così facciamolo già della dimensione corretta, ecco. E adesso trascino giù un transform e questo rettangolo lo aggancio, ma attenzione, non lo devo agganciare sulla maschera ma sull'input. Quindi per farlo cliccate tasto destro, trasciniamo, rilasciamo scegliendo input, perché altrimenti la maschera andrebbe sull'ingresso maschera. Ora se visualizziamo il transform vedremo il nostro quadrato, in caso contrario non vedremo niente se l'avessimo attaccato sulla maschera. Cosa serve il transform? Per riposizionare nell'angolo in alto a sinistra, utilizzando center da inspector, il nostro quadrato. Appoggiatelo proprio così il più possibile, potete andare anche vicino per vedere che sia correttamente appoggiato e poi lo portate anche nell'angolo in alto, quindi stessa cosa, alziamo perché sia correttamente appoggiato così nell'angolo in alto, pixel più pixel meno, insomma non succede nulla. Ritorniamo alla visualizzazione fit e possiamo procedere. Cosa facciamo? Andiamo a aggiungere un duplicate per copiarci questa forma in tutta la riga. Quindi qui possiamo sì selezionare transform, shift barra spaziatrice e scriviamo duplicate. Attenzione che è sempre questo qui, quindi lo aggiungiamo. Una cosa che vi consiglio di fare subito, perché questa operazione del duplicate è abbastanza pesante, andate in quest'area, cliccate tasto destro, vi appare questo menu dove andrete a deselezionare High Quality e anche Motion Blur per limitare la memoria. Inoltre sul menu Playback andiamo su Render Cache e selezioniamo No, in maniera che non venga creato nessun render. Adesso allora andiamo a impostare un numero di copie qui, intanto proviamo con un numero piccolo, proviamo 10, facciamo un numero tondo e con il center andiamo a spostarci. Allora ricordatevi di visualizzare questo nodo premendo 1. Ecco qua, possiamo diminuire il numero di copie perché abbiamo bisogno di spostare e riempire così. Scegliete uno spazio tra un quadrato e l'altro che vi piaccia e aumentiamo il numero di copie per completare lo schermo. Se volete che non venga un quadrato così a metà, o ridimensioniamo il rettangolo iniziale o dobbiamo ampliare o spostare lo spazio. Magari in questo caso cerco di ridimensionare il mio quadrato e riposizionando il transform posso usare anche il transform con il size per ingrandire. Posso anche spostarlo qua a video e ora su duplicate vado a spostare così. Ecco, vedete che ora ho un numero giusto di
di quadrati che mi compaiono a video. Eccolo qua, questa sarà la prima riga dei miei quadrati, mettetela centrata proprio giusta così. Ok, andiamo ad aggiungere un secondo duplicate che andrà a duplicare questa riga in verticale per riempirci lo schermo. Quindi shift bar spaziatrice e ribattiamo questo duplicate, aggiungi, eccolo qua, andiamo a visualizzarlo premendo 1 e questa volta ci spostiamo in verticale, vedete che ci copiamo, ora abbiamo solo 2, andiamo a aumentare, facciamo stessa cosa in verticale, lasciamo un piccolo spazio e aumentiamo questi. Comunque anche se verrà così, non verrà perfetto, è simpatico lo stesso, insomma, quindi possiamo lasciarlo anche se il quadrato non è corretto come dimensioni, altrimenti sempre su transform con size possiamo, come vedete, ridimensionare il quadrato e quindi trovare come abbiamo fatto per l'orizzontale. Va bene, ma diciamo che così è una cosa buona. Adesso andiamo a prendere il nostro media in, che è il nostro filmato, ve lo faccio vedere con 1, lo spostiamo qui e inseriamo questo duplicate sull'alfa del filmato e vedete cosa succede, abbiamo il nostro filmato con questa griglia, allora così avremo qui la trasparenza e si vedrà cosa è sotto. Adesso andiamo a creare un'animazione, possiamo pure mandarla al media out e visualizzare qui il media out. Andiamo a creare un'animazione per far apparire queste piastrelle, che in questo caso sono quadrate, ma potete farle, poi proveremo anche circolari, che è veramente simpatico. Andiamo a creare innanzitutto una dissolvenza in ingresso del nostro rettangolo per fare un'animazione. Se cliccate sul rettangolo, il primo controllo serve proprio per mandare in dissolvenza il nostro quadrato, quindi facciamolo sparire, lasciamo magari un po' di spazio bianco per non far partire subito l'animazione, creiamo un keyframe e dopo ci spostiamo abbastanza, così dopo faremo una prova casomai spostiamo questo keyframe e facciamo apparire così, andiamo a vedere e ecco qua, sapete che qua non è in tempo reale, dopo vedremo. Adesso sempre da qua andiamo sul primo duplicate e impostiamo un time offset. A cosa serve il time offset? A far comparire le copie in un tempo successivo e non tutte assieme come vedete appaiono adesso. Quindi andiamo qua all'inizio e il time offset deve essere negativo, quindi proviamo a impostare ad esempio 77, vediamo cosa succede e avete visto che appare così. Proviamo a aumentare ancora e vedete che appare da questa parte verso l'altra. Riduciamo un po' la dissolvenza qui perché è troppo lunga, quindi andiamo sul rettangolo, su keyframe, cliccate qui show only select tool, vedete, se lo sgancio vedo tutto, se clicco vedo solo quello, cliccando qua lo vedrò ingrandito e questo è il keyframe che ho regolato per la dissolvenza, quindi se lo tiro un po' indietro l'effetto, come vedete, sarà più veloce. Ovviamente se su duplicate esagerate molto vedete, eccolo qua, questo passaggio così è anche carino, quindi adesso sono a meno 4 e 14 e vedete, ecco qua l'effetto. Ora tutte appaiono a righe perché il duplicate, spengo il keyframe, il duplicate 2 sta duplicando la prima riga, quindi vediamo, ecco ve lo faccio avanzare a frame, vedete che appare questo, poi questo e così via, eccolo qua. Quindi adesso andiamo a fare la stessa cosa anche su questo duplicate, andiamo a mettere un time offset e qua lo stesso, a seconda di quanto impostate il time offset otterrete un effetto particolare. Vedete che va a comporsi prima la prima riga e poi pian pianino le altre, quasi con una diagonale. Avete visto subito come ha rallentato tutto con i due duplicate, perché è una cosa abbastanza pesante. Quindi
andiamo a aumentare ancora di più se volete e otterremo, eccolo qua, questo passaggio di questa tendina diagonale. Se andiamo sulla edit page potremo vedere il nostro effetto mettendo in play in tempo reale. Guardate che carino, e poi è simpatico perché sembra un video suddiviso in questa maniera, e avete visto l'effetto, opla, eccolo qua. In più, come vi dicevo, se lasciate sulla traccia superiore, ora ho importato un'altra clip video, la vado a sormontare così, andiamo a vedere che simpatico, quando arriva l'altra sulla seconda traccia avrò la transizione. Poi eventualmente è possibile mandare in dissolvenza quella sotto per farla sparire dalle intersezioni così, e questo può essere usato come titolo. Volendo potremo anche nell'animazione dei nostri rettangoli qui usare un'animazione verso la fine. Facciamo così su size e andando qua alziamo il size per andare a unire le intersezioni. In questa maniera, quando faremo così, poi qua andrà a chiudersi. Adesso lo vediamo, eccolo là, vedete che simpatico. Quindi anche se ci fosse sotto il video, sulla parte finale poi andrebbe a chiudersi. Molto simpatico. In più questa animazione può essere fatta con qualsiasi forma, così a me piace molto. Però sarà sufficiente cambiare il rettangolo e magari mettere per esempio un'ellisse, e vedete ecco qua il risultato molto simpatico con appunto il cerchio dove si vede l'immagine. Se fate molto piccola questa ellisse qui, questo cerchio ormai non è un'ellisse, così, e questi trasformazione duplicati li mettete molto vicini, otterrete anche un effetto come fossero dei LED with wall. Più piccolo lo fate e più l'effetto sembrerà realistico. Ovviamente anche qui potete far apparire all'inizio il nostro duplicato. Qua non avevo fatto l'effetto e ecco qua l'effetto. Adesso qua è come prima, così che il tempo in verticale è quasi lo stesso del tempo in diagonale, per cui viene fuori come vedete così in orizzontale, ma regolando bene avremo la diagonale o anche altre forme. Inoltre io adesso non lo faccio per questioni di tempo, ma potrete utilizzare anche tutte gli shape con S, ad esempio S-Ngon, questo qui, con il quale è possibile generare, ma ha bisogno di un S-Render. Quindi in questa maniera potrete vedere la forma, eccolo qua. Su size potete dare qualsiasi forma, ad esempio dei rombi invece che dei quadrati, pentagoni, è molto carino con gli esagoni. Attenzione che con queste forme qui, andiamo a vedere, riduciamo un po' la forma originale, andiamo a ridurre la dimensione della forma originale, faccio così per legare i due parametri, mantenere, la passiamo a rendere ovviamente come input, al transform, scusate, la vado a riposizionare, lo devo spostare come prima, eccolo qua. Sul duplicate dicevo avevo il problema dell'allineamento, perché non andrà più allineato così, ma andrà allineato spostato, quindi diminuiamo il numero di copie. Questo diciamo dell'esagono è una cosa un po' particolare, perché devo fare una cosa di questo genere sbilanciata e anche coprire eventuali buchi con altri duplicate. Questo è il terzo duplicate con il quale vado a centrare la coppia e sormontarla in questa maniera.
e quindi ecco in uscita ho i miei esagoni correttamente allineati. Poi l'animazione può essere qualsiasi, può essere anche un ridimensionamento grande e piccolo dell'esagono, posso aggiungere anche dei triangoli qui eventualmente, o posso a monte aggiungere un background eventualmente e quindi fare una cosa di questo tipo, dove questa si sormonta, andiamo a vedere in uscita, e il background magari va a generarmi un colore, vedete, di fondo che passa, non so, tra due colori, ecco qua. Quindi coprire i buchi in questa maniera, ma questo è proprio un effetto voluto di avere il video solo in alcune parti. Bene, io vi ringrazio di avermi seguito, fate un po' di prove anche voi e di esperimenti e ci vediamo al prossimo tutorial. E io, visto che abbiamo utilizzato immagini dello spazio, vi lascio con un mio amico di Marte. Ciao! Anche da Marte ci iscriviamo al canale YouTube di Franco Aversa. E voi dalla Terra non vi iscrivete? Un detto dice, impara a editare video ad arte, che tu sia sulla Terra o su Marte. Ciao e al prossimo collegamento.